Siamo finalmente in Argentina. Ciao amici e benvenuti in un nuovo video della nostra avventura in van dall'Alaska all'Argentina. Per chi non ci conosce, io e Serena dal 2019 abbiamo convertito in Italia con le nostre mani questo piccolo van, trasformandolo in casa su ruote, e lo abbiamo spedito su una nave cargo in Canada qualche mese dopo, per iniziare l'avventura della nostra vita, percorrere la Panamericana, ovvero un itinerario che inizia dall'Alaska e arriva fino alla fine dell'Argentina, e inoltre sperimentare un nuovo stile di vita, vivere in pochissimi metri quadri con poche comodità, ma trascorrere il nostro tempo tra i luoghi più incredibili del nuovo continente, e al tempo stesso conoscere tantissime persone che ci hanno insegnato davvero moltissimo in questi anni. Per chi ci segue costantemente o che si avvicina al nostro canale solo nei momenti salienti, sappiate che questo video segna un momento veramente importante del nostro viaggio. Dopo 4 anni attraverseremo il nostro ultimo confine che ci proietta nel territorio argentino, una terra che aspettavamo da tempo perché sa molto d'Italia. Ma adesso godiamoci questo ultimo giorno tra le Ande in Cile. Ci troviamo a 4000 metri e stiamo per attraversare il Passo San Francisco, una strada di alta montagna riaperta da poco, che sfiora i 4800 metri di quota nel suo punto più alto. Praticamente è come viaggiare alle nostre latitudini quasi sulla cima del Monte Bianco. A causa della frontiera chiusa abbiamo dovuto attendere un po', ma abbiamo scoperto un posto niente male per passare la giornata. Il Salar di Maricunga è tra le meraviglie nascoste più belle delle Ande cilene. Un lago salato a 4000 metri che ha colori e sfumature degni delle migliori spiagge caraibiche, solo con l'acqua un po' più fredda. Come vi avevamo già detto, negli ultimi anni questo posto è a rischio. L'estrazione di litio sta mettendo a dura prova l'equilibrio del salar e di chi lo abita. Dormendo qui ne abbiamo avuto la prova. Oltre alle stelle meravigliose che la regione di Atacama ci regala, vedete tutte queste luci che si spostano? Sono i camion che trasportano il litio, il minerale principale per la produzione di batterie che noi utilizziamo tutti i giorni. In un luogo così remoto fa davvero una certa impressione vedere questi pozzi a circa 5 km da noi. Non c'è neanche un alito di vento oggi. La mattina è sempre così alle alte quote andine, il vento arriva sempre dopo le 12. Stamattina abbiamo rivisto tantissime volte il video che ho fatto con la GoPro. Stanotte, davvero particolare, non so se l'avete notato, quante stelle cadenti ci siano state sul fondo vicino alle montagne, e si vedeva ben chiaro sul fondo quel puntino luminoso sul lago che è il pozzo da cui estraggono il litio, che lavora tutta la notte incessantemente scavando fino a 200 metri sottoterra. Adesso sono le 7 e cominciamo a salutare questo posto incredibile, perché dobbiamo fare la coda per la frontiera che è qui dietro. Quindi ritorniamo al punto in cui eravamo ieri, aspettiamo lì, faremo colazione alla frontiera. Ecco la dogana ancora chiusa perché sono le 8:30, adesso facciamo il magheggio, noi stiamo entrando da dietro. Qui c'è questa stradina che abbiamo preso ieri e dobbiamo togliere questo catenaccio per passare. Padroni della frontiera. Si apre e si chiude. È una cosa che si può fare, ce l'hanno detto ieri, e quindi entriamo. È entrata semi illegale, ma si può fare. Andiamo a rimetterlo a posto che poi si arrabbiano. E lì ci sono le 2 macchine in attesa, adesso ci mettiamo in coda al sole per fortuna. E da questo momento dobbiamo solo aspettare che apra. Abbiamo fatto l'uscita dal paese molto rapida, molto gentili anche le persone alla frontiera. Adesso Nirvan è qua perché quelli davanti a noi sono già passati, quindi usciamo dal Cile. Cioè, in realtà usciamo dal Cile solo con i documenti perché mancano 120 km ancora da fare in terra cilena, dove ci sono tantissime cose. Ora ufficialmente siamo in terra di nessuno. Faremo questa strada molto veloce perché io voglio arrivare in una città argentina per entrare in una panetteria o comunque mangiare. Non vediamo l'ora, sicuramente ingrasseremo finalmente in Argentina.
Stiamo attraversando la parte più affascinante del Passo San Francisco. Davanti a noi si apre un altopiano a quota 4500 metri. Il paesaggio è arido e troviamo i colori del deserto di Atacama anche qui alle alte quote. La vegetazione è quasi assente, ci sono delle piante basse disposte in maniera ordinata. Dopo pochi chilometri iniziamo a entrare nel vivo del circuito dei 6000. In questo punto c'è una concentrazione altissima di vulcani ed ex vulcani che superano questa quota. Dopo la Bolivia siamo tornati sul tetto del mondo, ma questa volta su una strada molto più sicura per il nostro van e che ci sta portando senza problemi verso la prossima laguna dai colori unici. Stiamo costeggiando le pendici del vulcano attivo più alto del mondo ed è alto circa 6900 metri e si trova qui su questo passo. Ovviamente il Chimborazo è la montagna più alta del mondo in Ecuador se consideriamo la distanza dal centro della Terra, ma questo è il vulcano attivo più alto del mondo sul livello del mare. Eccolo lì in fondo, tutto innevato. Siamo arrivati a questo punto della strada che devo dire è perfettamente asfaltata e questo è il circuito dei 6000. Tutte le montagne che ci sono qui sono più alte di 6000 metri e incontriamo le bacchette che servono a segnare la strada. Era dagli Stati Uniti che non le incontravamo. E lì in fondo c'è l'Ojo del Salado, che è il vulcano attivo più alto del mondo con i suoi 6900 metri ed è completamente ricoperto di neve. C'è un sentiero e si può salire fino in cima. In questo momento stiamo costeggiando la Laguna Verde, che in realtà in questo periodo dell'anno è azzurrissima, però cambia colore durante la giornata e durante l'anno. Adesso scendiamo e andiamo a vedere un po' perché dovrebbero esserci delle terme e questa sarà la nostra ultima fermata prima dell'Argentina. Il confine è a 30 km. Sto facendo i popcorn e un frullato con la banana e la cannella. Laguna Verde è in assoluto uno dei posti più belli visti fino ad ora qui in Cile. Ricorda veramente un lago alpino, però questo lago è salato a 4400 metri di quota. Pensate che c'è anche delle terme. Queste sono le acque termali a 38 gradi centigradi. Io mi sono appena fatto un bagno e dopo il bagno caldo ci si può andare a rilassare nell'acqua fredda, dove si può anche galleggiare. Nel senso che l'acqua è così ricca di sale che non serve nuotare per rimanere a galla. Non dimentichiamoci che siamo a 4000 metri e l'acqua è davvero freddissima. Ci godiamo lo spettacolo della Laguna Verde parcheggiando il nostro van a pochi metri dalla riva. In Cile, tra 3 km c'è la frontiera argentina e noi siamo pronti. C'è un sacco di vento fuori, infatti non si sentirà niente. Il Passo San Francisco è a 4800 metri e siamo circondati da vulcani bellissimi sopra i 6500 metri.
Vai Nirvan, che in Argentina ti aspettano i ricambi. 4700 metri adesso. Si cominciano a vedere anche le nuvole che vengono trattenute dall'altissima catena montuosa andina, e infatti da questa parte è deserto, mentre da quel lato ci sono piogge più regolari. 1,2 chilometri al passo. Nirvan sta per fare ingresso nel suo ultimo stato della Panamericana. Oggi è un giorno veramente memorabile, dopo tantissimi stati dell'America attraversati. Oggi arriviamo alla fine, ci dobbiamo fermare per forza al confine per fare una foto. Qui dice che mancano 1850 km a Buenos Aires, 1000 a Cordova. Ecco qua, dove cambia l'asfalto è la frontiera. Eccoci alla frontiera, è un momento incredibile, sono strafelice. Siamo al passo San Francisco, 4725 metri sul livello del mare. Un posto veramente assurdo. Qui c'è anche un rifugio per gli escursionisti per scalare tutte queste montagne. Mi sa che è anche aperto, si può vedere. È al servizio di tutti. C'è anche un bottone di emergenza in caso di necessità, e qui ci si può sistemare, è bello caldo. C'è un camino. Bene, bene. Ecco, il vento soffia fortissimo. Adesso comincia la lunga discesa verso Fiambala e in fondo a 20 km circa c'è la vera e propria dogana con la migrazione. E solo lì, se ci faranno entrare, potremo festeggiare. Raggiunto il passo, inizia la discesa. Siamo davvero ansiosi di entrare in Argentina. È come se da questo paese sentissimo un richiamo naturale. Anche il nostro van aspetta i suoi ricambi da molto tempo. Siamo davvero tutti felici di essere arrivati a questo traguardo. Da quando siamo entrati in Canada nell'agosto del 2019, non avremmo mai immaginato come sarebbe stato arrivare fin qui. Eccoci alla frontiera argentina. Stanno aspettando. C'è anche un camper. È inutile dirvi che l'accoglienza argentina resterà nei nostri ricordi come qualcosa di memorabile. Nel momento in cui comunichiamo la nostra nazionalità e quella del nostro van, l'ufficiale di frontiera ci racconta che anche lui ha origini italiane. Qui si sente proprio aria di casa, sono tutti veramente gentili con noi e manca veramente poco per consacrare la nostra entrata ufficiale in territorio argentino. Siamo finalmente in Argentina, non siamo ancora passati proprio dalla sbarra, però abbiamo fatto tutti i documenti per noi, per il van. È stato velocissimo, ci abbiamo messo una mezz'oretta e tutti molto simpatici, sembrano tutti italiani, infatti sono di discendenza italiana. Sui documenti del Ducato hanno messo che la mia nazionalità è argentina. Questo vuol dire che la connessione tra italiani e argentini già si comincia a vedere dal confine. Infatti in questa strada stiamo conoscendo tanti argentini e tutti ci dicono che hanno parenti che si chiamano così cosà, che abbiamo incontrato 2 ragazzi che avevano i nonni di Bari e di Giovinazzo, quindi per la gioia di Carlo è stato un bell'incontro. Eccoci, la bandiera, la sbarra, c'è tutto. Come? Sì. Anche l'ispezione è andata bene, uno sguardo veloce, 2 chiacchiere, ma il vento fortissimo ci ha praticamente svuotato mezzo van. Ci è toccato fare una corsa a queste quote senza ossigeno per recuperare tutto. Ma attenzione, ce l'abbiamo fatta, è ufficiale, siamo in Argentina. A darci il benvenuto la cima del vulcano Incahuasi e questo paesaggio arido che sapevamo sarebbe cambiato molto in fretta.
Siamo passati ufficialmente, è veramente una sensazione speciale. Ora siamo in Argentina, il nostro ultimo paese, anche se faremo tante volte, almeno una sicuramente, andremo ancora in Cile. Gli ufficiali di dogana sono stati veramente gentili, hanno controllato il nostro van e non hanno fatto assolutamente un controllo approfondito come in Cile. Sono stati molto gentili, noi avevamo cotto le uova perché sapevamo che non si potevano portare. E adesso cominciano i 200 km per Fiambala, speriamo di farcela col diesel e poi troveremo un posto lì per la notte e ci rilasseremo a quote sicuramente più basse. La strada è bellissima, l'asfalto sembra nuovo, tutto molto ben mantenuto, c'è molta più vegetazione su queste montagne. Vediamo un po', siamo veramente molto curiosi di scoprire questo paese e soprattutto di mangiare qualcosa. La discesa dalle Ande questa volta ha una pendenza abbastanza dolce. Lasciamo i colori del deserto di alta quota per entrare in un paesaggio marziano con montagne rocciose di colore rosso e qualche timido albero. Ormai ci siamo lasciati le Ande alle spalle, credo che sarà l'ultima volta che supereremo i 4000 metri in questo viaggio con Nirvan. Siamo ormai a pochi chilometri da Fiambala e pensate che abbiamo passato una sorta di preande che erano praticamente queste montagne tutte rosse. E poi c'erano canyon, montagne di colore verde, ma non per la vegetazione ma per la composizione della roccia. Eccoci arrivati nella nostra prima città argentina, monumento alla vigna. Finalmente vediamo un albero dopo mesi, dopo giorni, settimane, delle nuvole che erano inesistenti. Ci stiamo dirigendo verso il centro per vedere se ci possono cambiare un po' di soldi. Poi vi spiegheremo bene com'è la questione argentina qui dei soldi e che tecniche utilizzeremo. Cominciano anche le regole per i camper perché qui c'è un bel cartellozzo proibito estacionar motorhome. Cioè, qui in Argentina ci sono tantissimi camper. Praticamente in questo paese, che tra l'altro c'ha l'accento sulla A, ci sembra di stare un po' in Italia, precisamente nel momento in cui c'è l'estate italiana. Infatti c'è una forte afa e si sta benissimo, la gente è fuori e le giornate durano tantissimo. Siamo venuti a cena e per la prima volta cosa ci hanno portato? Il cestino di pane. Solo in Italia queste cose, eravamo abituati a tortillas, a riso, Popcorn in Ecuador. il popcorn, però adesso è tornato il pane. Il pane, che ricordi, comunque è troppo Italia questo posto. Stiamo provando le nostre prime empanadas argentine, chiuse come i ravioli cinesi. Sei deludente qua in Argentina. Io ho fatto un errore perché pensavo fosse una specie di pizza, in realtà è un'insalata. In effetti ce l'ha proprio venduta come pizza, cioè però è un'insalata. E adesso è arrivata questa. Ah, meno male, dai, una specie di frittata con le zucchine e il formaggio. Sembra buona. È proprio all'italiana, veramente. Buona, buona, buona. Questa è una sorta di frittata che qui chiamano torta con delle una torta di zucchine. Vedi, è tipo... Ah, c'è la pasta sfoglia sotto, poi ci sono le zucchine con dell'uovo e sopra c'è una crosta di formaggio. Ragazzi, è buonissima. E per festeggiare la giornata alla grande, dopo cena ci teletrasportiamo nell'attrazione turistica principale di Fiambala, ovvero il centro termale. In meno di 24 ore abbiamo provato 2 terme diverse. Con 3 euro di ingresso ci si può immergere in 20 vasche collegate a cascata e che hanno tra loro un grado di differenza. Bene ragazzi, per oggi dall'Argentina è tutto, ora noi andiamo a trovarci un posto per la notte e ci vediamo nel prossimo episodio.